Ciao a tutti, sono Lorenzo Gabriele e in questo breve video vi vorrei far vedere come configurare i dispositivi MIDI per Ardour. Allora, Ardour gira in due modalità, la modalità jack e la modalità alza. Quando lo utilizziamo nella modalità alza possiamo utilizzare soltanto Ardour e nessun altro software che si collega adesso. In questa modalità tutti i dispositivi MIDI sono automaticamente rilevati e non c'è nulla da fare di extra per poterli utilizzare con Ardour. Nella modalità jack invece, che è quella che voglio farvi vedere oggi, server audio jack, poi avviare Ardour e utilizzare come server audio jack facendo connetti a jack. In posizione audio MIDI, adesso siamo connessi a jack. Se io creo una nuova traccia, ad esempio questa traccia MIDI, negli ingressi vedo i miei ingressi che ci hanno scritto all'inizio A2J, due punti e poi il nome dell'ingresso. Questo perché? Perché ho dovuto utilizzare un programma esterno. Vi spiego. In pratica Ardour in modalità jack vede soltanto questi dispositivi qui, in questa schermata MIDI. In realtà tutte le schede audio e le tastiere esterne USB vengono gestiti da ALSA, che è il gestore audio diciamo nativo di Linux. Per poterli fare comparire qui è necessario un secondo programma. Questo programma si chiama A2J MIDI D. Per installarlo da una distribuzione basata su Ubuntu, nel mio caso Elementary, si fa sudo apt install A2J MIDI D. Si fa invio, si inserisce la password, poi si fa invio e questo viene installato. Nel mio caso è già installato, però possiamo provare. È già la versione più recente. Una volta installato si va sul programma Jack Connection Kit, che sarebbe il programma QJack CTL. Se si va installato, ovviamente si installa sempre allo stesso modo su apt install QJack CTL. Per vedere l'installazione vi rimando al mio video in cui ne parlo dell'installazione di Ardour. Ora si va nelle impostazioni, si va in opzioni, esegui script dopo l'avvio e si aggiunge questa stringa. La stringa è /use usr /bin /a2j midi d spazio -e spazio end. Questo cosa fa? Fa eseguire questo programma subito dopo l'avvio di jack, che il programma è A2J MIDI D. In pratica questo programma trasforma tutte le entrate e le uscite ALSA in delle entrate e uscite MIDI. Quindi è per questo che io vedo qui dei client sia in uscita che in entrata che fanno parte del gruppo A2J, cioè creato dal programma A2J, e sono gli stessi device che vedo qui. In questo modo posso utilizzarli. Grazie per l'attenzione, una breve introduzione per il MIDI, perché magari una persona utilizzando jack poi non si ritrova i dispositivi e non si spiega il motivo, ed è questo. Ciao a tutti, al prossimo video in cui parlerò di come utilizzare le tracce MIDI e come registrare degli strumenti MIDI su Ardour.